I can see you. I'm real excited about this. Thank you for I'm the very opportunity. glad. This area's been haunted by that old woman for years. I don't know why you have to have every conversation on video. Because we're making a documentary. Not a... Video estivo, quello che è qui è il nostro segnalino. Ciao a tutti. Avete sentito parlare tanto di lui sia durante il documentario di Villa De Vecchi che ha spiegato Lara, e sia ultimamente, insomma parlo del mese di maggio-giugno, per il discorso del Palodina. Quindi lui è Daniele Missaglia, salutatelo tutti, e tu saluta i tuoi colleghi segnalini. Ciao a tutti. Ecco, stasera siamo venuti qua a bere una birra, e però non poteva che finire diversamente la serata, se no che segnalino era. E allora abbiamo pensato di fare una randonautica, quindi adesso ci mettiamo in macchina, accendiamo l'applicazione e chiederemo qualcosa ovviamente di misterioso. Esatto. No? Non certo dove è un'altra birreria, Esatto. siamo già ciucchi adesso. A prestissimo. Ciao. Portaci a un luogo misterioso. Ok, visualizza il tuo scopo. Concentrati. Bene, che dice? Via Podere della Vigna, Settimo Milanese. Ok ragazzi, siamo abbastanza vicini e ci vediamo quando arriviamo sul posto. Ragazzi, siamo arrivati all'indirizzo che ci ha dato Randonautica, siamo in una zona industriale di questo ridente paesino del milanese, e però effettivamente abbiamo trovato un posto abbandonato. Però la cosa che ha notato Daniele è che c'è un banchetto qua, io non so se si vede perché è molto buio, però qui c'è un banchetto che sembra un banco di scuola. Effettivamente è strana sta cosa, è molto strana. Però il resto ragazzi è un cancello, sembra un capannone abbandonato, lì dietro non si capisce cosa ci sia, anche perché sono tutti arbusti, per cui non si sa bene cosa ci possa essere. Magari c'è un'azienda, magari c'è... Che dice? Artigiano. Ah, ok, c'è un artigiano, però ecco, non possiamo proprio inquadrare il nome per intero. No, c'è un artigiano, ma che mistero ci potrà essere qua? Il mistero dell'artigiano scomparso. Intanto facciamo un giro ragazzi, vediamo se magari facendo 2 passi scopriamo qualcosa di più. Dubito, perché qua, come vedete, non c'è assolutamente niente. Questo è un altro tavolino che non so cosa stia a significare. Boh, qui non c'è proprio niente. Là addirittura vedo una luce blu, che può anche essere una luce d'allarme, non lo so. Tutto può essere. Non lo so, mi sa che dovremmo rigenerare un altro punto, no? Perché sennò qua la vedo difficile. Stasera non troviamo nessun mostro, nessun fantasma. A meno che ce n'è uno dentro lì. A meno che... sì, c'è una luce accesa là ragazzi, però sicuramente sarà il custode della ditta. Anzi, adesso ci tirerà un secchio d'acqua giù, perché magari l'abbiamo disturbato. Ok, rientriamo in macchina e vediamo di generare un altro punto. Benissimo, siamo ancora in macchina, rigeneriamo un altro punto e prova a dire ancora qualcosa di più spaventoso, insomma, no? Un posto lugubre. Addirittura. Sì. Un posto lugubre, e io aggiungo spaventoso. Più spaventoso. Vediamo che succede. Ok ragazzi, noi siamo arrivati, siamo in mezzo al niente, stavolta si fa sul serio mi sa, Poi magari non c'è niente, però di sicuro siamo finiti in un bosco, cioè in un bosco, in una piana, dove però c'è questa strada di campagna che ai lati non ha che delle piante e basta. Abbiamo sentito anche dei cani, probabilmente si sentiranno anche nel video, perché dietro lì c'è una proprietà, quindi abbiamo lasciato la macchina lì
e ci siamo incamminati nella zona dove ha generato Randonautica. E vediamo, non abbiamo strumenti, Daniele, no? Per cui siamo solo in balia di quello che si può o non si può sentire o non si può trovare, perché magari troviamo anche qualche oggetto per strada, chissà. Diamoci un'occhiata. Qui c'è un canale di scolo, mi sembra che no, sì, qualcosa del genere. Se c'è qualcuno può fare qualche rumore. Noi siamo qui in ascolto e possiamo anche vedere se ci fate trovare qualcosa, se questa applicazione che abbiamo usato ci permette di trovare qualche elemento che possa, insomma, far sembrare che ci sia un segnale da parte di chi è stato qui. Abbiamo sentito un tac, no, Sì. tic, né? È vero? O sono io ubriaco e No, la no, birra? No, hai sentito, no? Veniva da lì. Ma c'è che nessun animale. Beh sì, un animale facilissimo, siamo in mezzo, però è stato strano, non era proprio il tipico verso di un animale. Beh, caspita. Se c'è qualcuno, può ripetere il rumore che abbiamo appena sentito? Abbiamo cercato... hai sentito ancora tu? Io ho sentito un clac di là. Caspita. Sì, ci sono i grilli, ci sono i classici rumori della sera, però questi due... adesso ancora, vero? E vedo che mi indirizzi tu con la torcia, vuol dire che allora li senti anche tu in tempo reale. Anche i cani. Sì, i cani sono partiti ad abbaiare, in effetti, Devo andare lì verso qui. Sì? Poi qualche volta verrai a fare un'indagine a tutto punto con noi. Questo è uno scherzo, comunque sì, è un po' misteriosa la randonautica, c'è da dire che è un po' misteriosa, però insomma va presa con le pinze sempre. Però qualche volta, dai, a settembre uscirai con noi a fare una bella indagine, metà settembre, quando ricomincia la terza stagione. Eri attirato da questa parte? Non so perché l'albero. L'albero. E da lì che probabilmente sentivi qualcosa? Sì. Vedi? Anche perché poi è più fresco che là. Sì, qui sì. Sì, oggi ragazzi è una giornata caldissima qui a Milano, però effettivamente qui ci sono diversi gradi in meno e i cani continuano ad abbaiare e noi cominciamo a essere anche distanti da loro, quindi mi sembra strano. C'è qualcuno qui che si vuole palesare? Può fare un rumore o può muovere magari l'albero, una foglia, qualsiasi cosa che si abbia sotto tiro. Questo è un aereo. Potete prendere energia anche dalla torcia, Esatto, dal cellulare. assolutamente sì, abbiamo telefoni e torce. Hai sentito? Sì, ma io sento un rumore da diversi minuti, però
Cioè, io non sono una persona che conosce tutti gli animali e conosce tutti i versi degli animali, però conosco quelli familiari, ma ce ne sono almeno due che non riesco a riconoscere. Se c'è qualcuno, può ripetere sempre lo stesso rumore che abbiamo sentito? O dirci qualcosa? Se non vi sentiamo adesso lo possiamo fare attraverso i telefoni quando andiamo a casa. Tac, si è sentito? Sentito anche tu? Di là. No, quasi un sasso nell'acqua. Sì, bravo. Sembrava un sasso, esatto. Non riuscivo a capire cosa potesse essere. Però siamo qui da soli, chi lancia i sassi? Siamo qua. Guardate ragazzi, siamo proprio nel più completo vuoto. Meno male che ho portato una torcia perché sennò eravamo fottuti. Tra l'altro acqua non c'è qua. Ah, acqua non c'è? No, ero convinto che ci fosse, invece non c'è. Già, caspita, è tutto asciugato. Di qua? No, neanche di qua. Neanche di qua. E allora la cosa si fa interessante, cioè si è sentito un sasso nell'acqua ma non c'è l'acqua. I cani abbaiano. Ragazzi, i cani hanno abbaiato quando siamo arrivati ed è giustificato perché gli abbiamo puntato i fari dell'auto contro la proprietà. Però adesso siamo molto distanti dai cani, quindi non ci vedono neanche. O c'è qualcun altro, oppure non lo so. Anche se ci fosse qualcuno non c'è l'acqua. Anche se ci fosse qualcuno non c'è l'acqua dove tirare il sasso lì. Ah, beh, quello è poco ma sicuro. Qui di acqua proprio. E notare che ha piovuto fino all'altro ieri qui, E quindi se non c'è acqua. Questa mattina. Fino a stamattina, esatto. Quindi se non c'è acqua, nonostante la pioggia. È abbastanza strano sto posto, effettivamente Randonautica ci ha portato in un posto bello misteriosetto. Non è detto che si trovi il demone in persona, però io ho sentito ancora un rumore là, però non so distinguerlo. Non sento più quel rumore di prima. Però non si sente più il rumore di prima continua, tipo un ta 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 così. Sì. Io ne ho sentito un altro che è il primissimo che abbiamo sentito quando siamo partiti. È tipo un clock. Tipo un clock così, ma da lontano, da oltre quel palo della corrente. Tanto butto l'occhio al cielo che ho visto Palodina. Mica se lo cerchiamo più proviamo. Magari. Ragazzi, Daniele è rimasto molto affascinato dal Palodina, ma d'altronde lui ci ha dato un casino di notizie importanti, dell'avvistamento di quel famoso omino con l'ombrello che è spuntato dal nulla, e ci ha dato lui la direttiva da dove è uscito. Quindi, ragazzi, Missaglia è lo Sherlock Holmes del paranormale, Ci ha fornito un sacco di materiale e non solo quello. Ma qui c'è un'altra stradina? Io senza occhiali non vedo una cippa. Cos'è? Sono venuto senza luce, no? Caspita, vero? Povere. Questa era una voce però. Sì, questa era una voce. Questa era una voce, ha ragione Daniele. Ma di là non si va da nessuna parte. Vedo una luce là in fondo, ma Torniamo sulla strada. torniamo di là, sì.
senti parecchio dei rumori della strada. Eh sì, là c'è una strada ragazzi, là in fondo ed è ovvio che qualche rumore si sente anche da là. Però ripeto, quando eravamo là in mezzo proprio alla strada dove vi abbiamo detto che abbiamo sentito i rumori c'erano. Però non lo so. Non abbiamo trovato niente assolutamente. Quindi noi avevamo chiesto di trovare qualcosa di misterioso. C'è qualche animale sicuro lì. Sì, ma sì, al 99% sì. Però il sasso è stato particolare, eh? Sì, perché sembrava proprio un sasso. Eh sì, nell'acqua. un sasso nell'acqua sembrava, e l'acqua non c'è. No, no. Anche qua guardiamo, ma No, no, assolutamente. è tutto asciutto. Torniamo magari più in là? Dove? Torniamo magari più indietro? Ragazzi, ci siamo un pochino allontanati dalla strada, abbiamo anche oltrepassato la macchina e abbiamo trovato sto cancello, però come diceva prima giustamente Daniele, probabilmente è un maneggio. Il fatto che io ho sentito un altro rumore là, però fa niente. Il fatto che sti cani continuino ad abbaiare non in questo momento, però sta a significare che comunque è un maneggio assolutamente in uso. Però è interessante anche questo cancello. Vabbè, continuiamo la strada. Io però là ho sentito anch'io là, giù di là, Lo senti? un tic. Sì. Adesso ho sentito tipo un urlo, ma probabilmente sono dei Che ragazzi. stanno giocando a pallone. Eh sì, Sì, sentire un tic qua. Senti? sì. Sì, adesso. Ancora. Oddio. 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 Mamma mia, adesso ho sentito forte, eh? A meno che ci siano i cavalli. Ah, giusto, è vero, potrebbero essere i cavalli. Comunque non è paranormale. No, Qua non è paranormale, però ci sono dei tipi della Madonna. no, infatti. Mi sa che concluderemo la serata a suon di fichi. Sì, comunque sì, ce ne sono. Sì, no, è chiuso con un lucchetto, ragazzi, come vedete. Però che strano, siamo qua non si sentono più i cani. No, i cani sono dietro là, ma... Boh. Allora, il punto dove abbiamo sentito i rumori era lì al palo, mi sembra, no? Dal palo, da quella zona lì. Sì, qui c'è dove c'erano le lumache morte, che saranno ovviamente ancora lì. Boh. C'è qualcuno qui? Se c'è qualcuno può rifare i rumori che abbiamo sentito prima? Ho visto un lampo, ma sicuramente è un tuono questo. Cioè, è un lampo causato dal temporale. Quindi sa che tra un po'... Potete fare sempre qualche rumore come prima, così capiamo che qui c'è qualcosa? Tu hai parlato di luci, Dietro agli alberi. hai visto? La sto guardando anch'io, mi sto chiedendo cos'è che vola così basso. Non lo so. Lo vedi? Sì che lo vedo, ma non riesco a inquadrarlo col telefono. Perché ho il telefono, ragazzi, non ho la A telecamera. livello degli alberi, la vedi? Sì, a No. livello degli alberi. Vediamo se riesco un po' a zoomare. Da qui non lo vedo più però. Eccolo là, no. E proprio dietro le creste degli alberi, là. Sì. Non si vede un accidente dal telefono. Però abbiamo visto insieme, io e Daniele andiamo di pari passo.
perché prima si girava quando sentivamo un rumore e si girava dalla stessa parte, e adesso abbiamo visto una luce dietro. Guardalo. Sì, non so cosa si vede dal telefono, mannaggia. Però insomma, vedete alla fila dei pali che ci sono? Ecco, là abbiamo visto una luce volare bassissimo, non può essere un aereo perché vola ad altezza alberi, per cui se fosse un aereo sarebbe impensabile. Però insomma, o è una sopraelevata e quindi sono macchine. Ma ne vedremo di più. Ma lì non ci sono Infatti, lì non ci sono sopraelevate. È strana sta cosa, eh? Perché sto pensando a un drone, ma è troppo grosso. Il drone no, è grosso. Lo vedo ancora. Non so se si vede dal telefono, mannaggia. Io non lo vedo più perché là ci sono anche poi le luci dei palazzi. Sì. Non lo so. Comunque qualcosa abbiamo visto, non so cosa, però abbiamo visto. Intanto lì sta per... Ecco, avete visto? Vi ho fatto vedere il lampo in diretta, ragazzi. Guardate come creepy. Porca miseria. Sì, sarà un po' lontano il temporale, non è qua, però è proprio da randonautica sta cosa. I lampi, guarda, sembra... Comunque Lara va che ha ragione, Eh? che non ci portano via gli alieni. Ah no. Sono due pirla in mezzo al campo. Sì, sono due pirla in camporella, quindi non penso che se passino gli UFO ci prendano. Guarda lì, si vede lì. Proprio altezza alberi. Sì ragazzi, dovrebbe essere qui, dove ho il dito. Sì, esattamente, perché si vede... Adesso è sparito? Sì, perché è proprio dietro quella fila di alberi dove ci sono Sì. le luci rosse là. Sì. Ma caspita. Tra l'altro quelle luci rosse lì secondo me sono quelli palazzoni, quelli di Vodafone che ci sono in orienteggio. Ah ok, quelli a Più o meno- Milano? Più o meno guardando come... Sì, sì, come giusto. orientamento. Si è sentito tipo un urlo. Così. Ma sì, ma ero convinto, pensavo che fosse... Non so perché, sono convinto che è gente che sta giocando a pallone. Ma dove sono i campi? No, però quell'urlo lì è strano, eh? Cioè, ho sentito, ma Sì, anche sì, là, sì. ma anche là dal cancello l'ho sentito. Però io quando mi hai detto saranno giocatori, Non so perché ho collegato al fatto dei ma campi di anch'io l'ho collegato, però onestamente qua di campi di calcio non ce ne sono, ragazzi. Poi che ore sono? Insomma, è anche un orario abbastanza tardo, quindi non so se ci siano persone che giocano a quest'ora. Ah, senti? Boh. Ragazzi, sto posto è particolare, eh? Magari venirci magari un'altra volta con le telecamere giuste non sarebbe una brutta idea, perché adesso veramente siamo qui col telefono e una torcia che illumina giusto i nostri piedi e poco più avanti. Avevo il torcione grosso, poi l'ho lasciato a casa. Però i cani abbaiano, cioè guarda che siamo lontani dai cani adesso, eh? Sì, sono lì i cani. Perché devono abbaiare? A meno che abbaiano per il temporale. Può darsi. Caspita, sta lampeggiando mica male, eh? C'è qualcuno qui con noi che vuole parlare con noi? Se vi diamo fastidio, fate un rumore. Rumore, ancora dall'albero. Sempre dall'albero. Ma che caspita c'è? Cioè ragazzi, io non so se si riesce a sentire... È stato molto lieve, ma È lieve, ma si è sentito.
Cioè io non so se riesco a farvelo arrivare a casa perché non ho microfoni all'altezza della situazione, però si è sentito qualcosa. E non è il primo e nemmeno il secondo, già il 10° che sentiamo di rumore. E la birra era piccola, quindi La birra era piccola, buona, buonissima, freschissima, ma piccola. Quindi non è colpa della birra. Tutun. Tutun e sono partiti i cani. Sì. Ma cioè, stiamo scherzando? Ti rifaccio la domanda, se ti diamo fastidio, fai un rumore bello forte, così possiamo capire. Così possiamo capire. Così possiamo capire. L'ha fatto. Sì, ho sentito. Si è sentito forte adesso. A comando l'ha fatto. Cazzarola. Ma si è sentito forte forte, Un eh? tuc. Tuc. E sempre dall'albero. Sembrava un rumore di un legno contro Sì, contro sì, il sì, tronco. sì. Sempre dall'albero. Boh, ragazzi, è interessante. Prima di uscire, Daniele mi ha detto andiamo all'albero perché l'ultimo rumore che abbiamo sentito era quasi a comando. Quindi io l'ho accontentato, siamo qui ed effettivamente lui ha fatto notare una cosa che facciamo dire a lui. Sì, che in effetti qua si sente come un rumore di acqua che scorre. Sì? Sembra come, guardavo anche le foglie perché di acqua non ce n'è dentro il canale, guardavo le foglie perché pensavo che fosse il vento che muoveva le foglie, ma qui vento qua vento non ce n'è. No, sono non ce n'è tutte proprio. ferme. Guardate Sentite? ragazzi, non si muove una foglia qua. Però si sente effettivamente come se ci fosse un piccolo corso d'acqua che scorre, ma punta nel canale. Guardate ragazzi, È secco. è secchissimo, è asciuttissimo e secchissimo. Quindi non capisco da dove. E abbiamo anche guardato sulla nostra destra che l'altro canale, ma non c'è acqua neanche qui. Proprio fermo. Proprio per assicurarcene andiamo a vedere l'altro, ma vuoto, tutto vuoto. Fai luce, Dani? Guardate ragazzi, questo è un canale ma è completamente asciutto, E tra ci l'altro sono una solo detriti e basta. E tra l'altro una cosa che abbiamo notato è che qua fa leggermente più fresco. Fa più rispetto- freddo, sì, freddo no ma fresco sì. No, è un posto stranissimo questo qua, niente da dire. Randonautica l'abbiamo presa alla leggera stasera, però effettivamente ci ha portato in un posto interessante. Poi ci sta anche arrivando un temporale monumentale perché vedo dei lampi giganteschi, per cui è anche la situazione ideale. Andiamo a richiedere. Diamo fastidio a che siamo qua? Là si muovono le foglie però. Si muovono? Guarda di sotto. Sì, una si muove. Questo è pane per Christian. Una foglia su tutte si sta muovendo. Sei tu che stai facendo muovere le foglie? Fai un rumore se è così. Ancora un altro rumore di là. Ma porca. Ma porca. Ma porca miseria. E sta un po' cominciando a cambiare l'ambiente qua, eh. Siamo partiti per scherzo, ma va bene ragazzi, noi un altro giro qui ce lo siamo fatti. Abbiamo anche scoperto che il corso d'acqua che davamo per corso d'acqua in realtà non è un corso d'acqua. Io ho sentito un altro rumore, ma non so cos'è. Toc toc, toc toc. Sentito. Ed è il rumore che si sente quando butti un sasso nell'acqua e becca un altro sasso. È il tipico rumore che facevo io da bambino in spiaggia,
quando butti i sassi nell'acqua e trovano un altro Sei sasso. per caso un bambino che sta giocando? Stai giocando coi sassi? Tu cos'è? Ah, forse un muletto, quello che hai detto tu. Fammi vedere come giochi coi sassi, non ce n'è un altro. Voce, punta la luce là, Dani. Non vorrei che ci sia qualcuno. Là, dritto di là. Ho sentito una voce chiara, limpida, ma proprio tipo così. Non c'è un cazzo di nessuno. E dove è arrivata la voce, scusa? Sei tu che hai detto Ma proprio chiara, Chiara, chiarissima. Ho sentito tipo così. Boh, ragazzi, qua veramente la randonautica ci ha preso in pieno oggi, non so cosa dirvi. Io sono scetticissimo in merito a sti cosi, a ste applicazioni, però siamo in due, esatto. Anche Daniele l'ha detto, dai, facciamo qualcosa, facciamo la randonautica, però sapevamo o ci immaginavamo di fare una passeggiata, però invece non è che stiano succedendo cose strane, particolari, però rumori li abbiamo sentiti, voci anche, una luce strana là in fondo che non capiamo cosa possa essere, non lo so. Si chiamano misteri perché non si capiscono, no? Se no si chiamerebbero certezze. Va bene, noi ti salutiamo e ti lasciamo giocare coi sassi. Se ci fai un altro rumore ce ne andiamo definitivamente. Le foglie non si muovono più. Le foglie no, non si muovono più. Io scommetto che se ci allontaniamo sentiamo qualcosa. Non so perché ho questa sensazione. Finché siamo qui non sentiamo niente, però quando eravamo là sentivamo che arrivava tutto dall'albero. Ma la voce che arrivava di là era chiarissima. Caspita, quando tu hai fatto l'ultima domanda era pazzesco. Io spero di averlo beccato, ragazzi, però vi assicuro che è stato micidiale. Ok, ci vediamo alla macchina e per i saluti. Bene ragazzi, noi siamo in macchina, abbiamo finito questo giro, è stato un giro, come dicevamo poco fa, particolare, perché effettivamente alla randonautica noi ci crediamo molto poco, sì. Sia io che Dani, ma anche parlo per Lara, perché insomma oggi Lara non c'è, però parlo per lei anche. E però effettivamente, pur seguendo le indicazioni della randonautica stessa, ci ha portato in un campo molto particolare, molto strano, dove abbiamo sentito diversi rumori e non molto rassicuranti. Che No, dici? no. Come prima esperienza di randonautica, no, non è la prima, però insomma come esperienza di randonautica, che ci dici? Direi che non è stata male, che ne valsa la pena. Esatto, sì. ne valsa la pena, per cui adesso strappiamogli una promessa a Daniele, che è qui con me, non può fuggire, a meno che non torna dai cani qua che abbaiano. Ecco, quindi strappiamogli una promessa che faremo qualcosa di serissimo, Esatto, sì, insieme. assolutamente. Ok, alla prossima, Ciao, ciao ragazzi. ciao.